Buongiorno, buongiorno. Mi piacciono le mie tende. Allora, non le ho comprate nuove, sono tende ricamate, credo siano industriali, credo, non ne sono sicuro, ma credo di sì perché fare una lavorazione del genere non penso che sia una cosa a livello manuale. Comunque sono saltate fuori perché quando, aspetta che aggiusto un attimino qua, quando praticamente stavo mettendo a posto tutta la roba del Natale, palline, albero, no? Cioè, che ormai avete già visto e stravisto. A un certo punto stavo mettendo a posto appunto delle cose e mi è saltato fuori dei sacchetti imballati, chiusi. Ho detto, cosa c'è qui dentro? Cosa, non ho mai vista sta roba, voglio dire. Apro e cosa ci trovo dentro? Tende, tovaglie, copriletti, una cosa micidiale, ma cioè una cosa che praticamente mi sono fatto l'arredamento nuovo per un altro alloggio volendo. In più, e ce n'erano talmente tante che addirittura metà le ho date anche a mio fratello, perché tanto alla fine cioè, avevo già una parte che avevo trovato della mia nonna paterna e quelle già le avevo usate, forse avevo già fatte vedere. Adesso ho trovato tutta una parte che era roba di mia nonna materna e che mia madre aveva preso, messo, imballato, messo via e mai più utilizzato. Ma ce n'era una valanga pazzesca. Tra l'altro, tutti questi lavori così artigianali, di lavorazioni delle tende, perché anche lì già la prima volta avevo trovato tutte delle tende ricamate a mano, con gli angeli, i fiori, le rose, cioè le cose pazzesche che mia nonna paterna faceva e addirittura Federe con le iniziali del nome e del cognome, delle cose pazzesche, tutte cose che ormai oggigiorno non si fanno più mm, perché non si fanno più. La gente è troppo impegnata a fare altro che tutti questi lavori di artigianato, lavori manuali che comunque si possono lasciare anche in eredità, che sono comunque dei ricordi, delle affezioni, che cosa ormai non si fanno più. Quindi cioè, sono tutte cose che ormai credo che risalgono a più di 50 anni fa e che comunque hanno comunque un valore sia affettivo che economico, perché oggigiorno comprare un paio di tende di cotone ricamate a mano, lasciamo stare tutto quello che si trova su questi siti internet stranieri, che è tutta roba poliestere, acrilico e quant'altro, che cioè, lì di manuale l'ha visto proprio poco. Però anche tipo su Etsy, dove comunque ci sono ancora degli artigiani che fanno le cose e costano, non è che sono proprio regalate, perché comunque ci vanno ore e ore e ore e ore di lavoro. Queste addirittura ho scoperto, sembrano tutte lavorate, ma un bel momento ho guardato e ho visto che avevano un difetto. Ho detto, cos'è questo difetto? E si erano praticamente, credo, un pochino strappate, no? Di tanto così, probabilmente, non so, nel traslochi, cose, o mette che le stendeva, si saranno strappate. E si è messa lì a mano a ricucire tutto e a rifare gli stessi intrecci. Tu pensa che lavorone, tu pensa che lavorone. Comunque, ho preso una cosa perché, adesso vi spiego perché. Allora, ho preso una cosa, ovviamente ho preso arriva da Amazon. Adesso qua la scritta non so, la scritta c'entra poco. Però, adesso vi spiego perché l'ho presa. Adesso vi spiego perché l'ho presa. Qua c'è i soliti pluriball di imballaggio. Mettiamo lì.
Poi qua c'è... Ah, qua ti spiega carta, cartone, dove vanno. Ok. Poi qua c'è un documento. Aspetta, che non vorrei far vedere. Ah sì, questa qua è la bolla di trasporto, documento di trasporto, la bolla con descrizione e quant'altro. Ok. Allora, ho preso questo. Ho preso questo, della Sector, che tra l'altro non è Sector, non è l'accento sulla E, Sector, ma è l'accento è sulla O, Sector. E dici, come fai a saperlo? Perché su un profilo Instagram che metteva pubblicità degli anni 80, la pubblicità degli anni 80 diceva Sector. E io ho detto, ma come? Oh, se l'hanno detto loro è sector, quindi praticamente l'accento cade sulla O, non sulla E. Pensa a te. Allora, praticamente, vabbè, abbiamo già capito di cosa si tratta perché la confezione è fatta così. C'è questo sopra, poi si toglie, no? E rimane appunto la confezione fatta così. Allora, dentro c'è questo e poi ovviamente dentro c'è ancora, ecco. Allora, aspetta, che ho cascato questo. Vabbè, coso per l'umidità, credo la garanzia. Ah, qua ti spiega le istruzioni e ti spiegano appunto la lancetta dei minuti, secondi e il datario. Allora, vediamo un po' di non fare casino qua. Mettiamo un attimo lì. L'ho preso da Amazon e è arrivato questo orologio qua. Allora, non è costato caro, eh. L'ho trovato in offerta, c'era una mega offertona, arrivava proprio dalla Sector. E proprio dalla Sector. Allora, rispetto a questo qui, alla dimensione di questo, cioè potete notare che questo qui azzurro blu è molto più piccolo perché questo qua è un 23 credo, questo qua credo sia un 27, quindi questo qua è molto più piccolo. Arriva così. E dice perché l'hai preso? L'ho preso perché l'altro che avevo, che era della Swatch in acciaio, praticamente si è spaccato il vetro. Spaccato il vetro. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che insieme alla promozione c'era anche incluso, stavo guardando perché dicevo come, e invece no, c'è un'altra pellicola. C'era incluso anche un braccialetto e qua dice praticamente pietra naturale. Capito? Quindi praticamente è dello stesso colore, no? È dello stesso colore. Bellissimo, bellissimo. Allora adesso io dovrei capire come fare per farlo partire. Allora, vediamo un po'. Aspetta, Ok, è partito. Adesso giusto il datario, che oggi ne abbiamo... ok. Aspetta, lo aggiusto un attimo, poi ripartiamo. Ok. Bello. Ho messo anche a posto il datario. Ho già messo anche il braccialetto. Poi se mi ricordo vi lascio qui sotto in descrizione il collegamento al sito internet ufficiale della Sector dove lo potete trovare se vi interessa. Bene, bello. Il mio progetto, adesso poi toglierò anche l'etichetta. Il mio progetto sta andando avanti, ok?
un pezzo alla volta, sono progetti lunghi, lo sapete, non sono cose che si possono fare così diciamo, dalla mattina alla sera, sono cose lunghe, menose, e quindi un pezzo alla volta sta andando avanti anche quello. Poi comunque vi terrò aggiornati. Aspetta che non riesco a togliere il poussoir qua. E niente. Ah, boh, così, ok. E ok, sono riuscito a togliere il poussoir. Vi terrò comunque aggiornati e vediamo un attimino, così vi dico. Diciamo che un po' come tutti i progetti ci va un po' di tempo, non è che partono subito in quarta. Bene, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. E come dice anche la Gattaluna Kimono Blu, che lo trovate anche qua su YouTube, fate quello che vi fa stare bene, ok? Ciao!